Un applauso. Buongiorno. Sera. Bene, possiamo iniziare. Vado. Sì. Frank Mentzer, immagino che se siete qua lo conosciate tutti, è l'autore della scatola rossa, della scatola blu e delle altre tre che hanno seguito, è il fondatore della RPGA, la Role Play Game Association, ed è quindi come autore della scatola rossa è un po' quello che possiamo definire il padre di parecchi giocatori di ruolo, perché parecchi di noi hanno cominciato a giocare con questo. Gli faccio solo una domanda, poi lascio a voi il resto e gli voglio chiedere come è stato coinvolto in Dungeons and Dragons. I will skip the long story about getting hired at TSR. Suffice to say, I moved from Philadelphia, Pennsylvania, west to the Wisconsin area. A great opportunity to go and work at the very birthplace of Dungeons and Dragons. Quindi darà una versione breve saltando come è stato assunto. Si trasferì dal Pennsylvania nello Wisconsin, era per lui una grande opportunità per la sua carriera lavorativa. Being a new employee, I was tested in editing in a contest. Then they said start the RPGA, which I built. They wanted a fan club. Instead, I gave them a global organization. I'm an overachiever. E quindi come un nuovo impiegato lo hanno messo alla prova e gli hanno dato da fare un po' di editing, fatto con buon successo, e gli hanno poi detto di creare una fan base, e lui ha creato la Role Playing Gaming Association. Dice: sono un overachieved, ho ottenuto più di quanto era stato richiesto. When I was hired, I did not have a job. I was a poor, struggling artist of words. Bear that in mind when times are hard and reach for your goals, for the stars. E quando lo hanno assunto, appunto, lui all'epoca non aveva un lavoro, era soltanto un povero creatore di mondi, e vi suggerisce a tutti di tenere questo ben presente in mente, perché è un ottimo punto da dove iniziare per cercare di raggiungere i propri obiettivi. But enough of that. I became friends and co-worker with the founder, Gary Gygax. He tested me many times and said, okay, the big chance, red box. We will work together on the beginning. Then you can do the rules, which I will read and approve, and it went from there. E a questo punto, dopo essere stato testato da varie persone, la sua grande occasione fu il test finale fatto direttamente da Gary Gygax, la scatola rossa. Benissimo, iniziarono a lavorare un po' insieme, così gli disse Gary, e poi ha proseguito il lavoro in quasi totale autonomia. At the time, however, we did not realize that we stood at the base of a very cloudy mountain called the future. We did not know how high, how big it became. We could not see. So, just luck. The right place, the right time, and the right skills, perhaps. E a quell'epoca comunque, dice, non si rendevano minimamente conto di essere alla base di una montagna circondata da nebbie, che è il futuro, e non sapevano quanta influenza avrebbe avuto questo loro lavoro. Probabilmente, dice, quindi è stata soltanto un po' di fortuna
l'essere al posto giusto, al momento giusto e le capacità giuste per il compito da assolvere. Bene, domande dal pubblico? Avevate domande? Chi è che vuole cominciare? Ah, no questions. Good. All right, goodbye. Niente domande, allora arrivederci. Actually, it's not just a question. I think I want to tell you. Dillo in italiano, almeno capiscono Ok. tutti e poi io traduco per lui, scusami. Non è in realtà una domanda. Vorrei dirti quello che credo il 99% di persone in questa sala vorrebbero dirti, cioè grazie. Perché Molto grazie. perché nei primi anni 90, quando abbiamo comprato la scatola rossa, la vita di molti ragazzini forse non è cambiata ma è migliorata molto e ci hai regalato momenti incredibili in compagnia di amici vecchi e nuovi e spero veramente che questo possa rimanere nella mente di tutti come è rimasto nella mia mente. Grazie. I have discovered in my travels to Scandinavia, to Europe, this thing that in America the red box was okay, but everyone wanted the advanced books. But here it was the introduction for many in their youth to their minds, their imaginations, their hopes, their dreams. And this is a great honor that I carry to this day. I thank you very much. Vi ringrazio perché comunque si è reso conto, venendo in Europa, dalla Scandinavia a tutti gli altri paesi che ha visitato, di quanto l'influenza della scatola rossa sia stata più elevata di quella che è stata negli Stati Uniti, dove in realtà, uscita la scatola rossa, erano tutti in attesa del manuale Advanced. Quindi è molto commosso ed emozionato di aver avuto questa influenza sull'Europa, sul nostro mondo del gioco di ruolo. A livello di editing, qual è stato il punto più difficile e quale quello più semplice nella creazione? The hardest of tasks was finding, it is hard to explain, not just the words, but the nuance, the subtlety, exactly the right phrases, words, sentences in the introduction to Redbox, because I had to give you a villain to chase. I am sorry, I had to kill Elena. But the most difficult, until that time, it was very difficult to play by reading rules. One had to find a game, see it, then, aha, I understand. My challenge was for you to read that, sit down, play right away. La cosa più difficile, il compito più difficile che si è trovato davanti è stato indubbiamente trovare le parole giuste, le sfumature da inserire, le frasi esatte da inserire nell'introduzione alla scatola rossa, perché quello era un momento in cui il giocare, prevedeva avere un qualcosa di tangibile in mano, quindi una persona vedeva il gioco, lo capiva ed iniziava a giocare, a divertirsi. In questo caso, nel caso di D&D, era appunto una nuova esperienza completamente nuova, dove dovevi leggere delle regole, essere attratto all'interno di questo regolamento, capirlo in maniera semplice ma che fosse anche abbastanza strutturato e essere carpito all'interno di questo mondo. The easiest?
rules are not important. They are a guideline. You should talk with your fellow gamers in your gaming group. See which rules you wish, which you do not. The challenge for me is to not make it a house of cards that pull one out and it collapses. It must still work, even with some of the rules. E il compito più facile è venuto fuori dal fatto che le regole non sono scritte nel marmo, ma sono dei suggerimenti, delle linee guida, e quindi ogni gruppo di giocatori, ogni giocatore deve guardare con i propri compagni di avventura quali di queste regole funzionano per loro e quelle mettere in atto. Non si tratta di un castello di carte dove se togli una carta tutto viene giù, ma è un sistema coerente di regole senza nessun dogma fin dall'inizio. And I was very happy to see in the new edition, you may choose which parts you wish, and you may skip those parts you do not. If you enjoy feats, healing surges, they are there for you. But if you enjoy red box style, that is also possible in the wonderful new 5th edition. E una delle cose che gli è piaciuto di più di questa nuova quinta edizione è appunto il fatto che i giocatori possono scegliere, comporre il proprio set di regole. Se per voi ha senso avere i talenti, le fit, oppure gli impulsi curativi, benissimo, ci sono e li potete utilizzare. Se vi piace più invece uno stile di gioco di ruolo tipo scatola rossa, togliete alcune regole e avrete quel feeling nel vostro gioco di ruolo. Quindi hanno fatto un buon lavoro, secondo lui. See. One comment on a lighter note. I helped plan the translations of the German, French, Italian, many other versions. And we discovered that we must talk with you, those who live here, to make sure that the monster name we make up or the die roll that we name does not here mean something about excrement or copulation or other slang term in Genovese or Siciliano. So we learned of this to be careful and ask you to help us. E un piccolo aneddoto, appunto, parlando della traduzione, della localizzazione nelle varie lingue, tedesco, italiano, eccetera, ha preso parte lui stesso direttamente e tutto il team è stato molto impegnato e si sono resi conto appunto di dover porre molta attenzione alla traduzione dei termini e che il nome di un mostro piuttosto che il tipo di un tiro di dado non assumesse nella traduzione dei contorni come dire, un po' scabrosi, macabri o comunque non politically correct nella lingua di destinazione. Magari in siciliano quella traduzione che avevano in mente poteva essere offensiva. In parte un po' già risposto. Se nel corso degli anni ha continuato a giocare alle varie edizioni e cosa ha provato nel corso delle varie appunto modifiche. In 1992, I began my campaign, my home game, on the internet in a simple chat room. Before I came to Italy, we played another game on Tuesday night, and I said, remember, no game for a month. Yes, the same players have been in my game for 21 years. We changed some in the first year. So yes, I play all the time. But since I wrote Redbox, but I started on the original game, and then learned the advanced version, my game is a mix of all three.
Sì, allora dice continua chiaramente a giocare di ruolo, tanto cita appunto il fatto che nel 1992 ha iniziato a giocare via internet con un gruppo di suoi amici in una semplice chat e prima di venire in Italia hanno fatto un'ulteriore sessione nella quale si è premurato di ricordare che per un mese non avrebbero potuto giocare perché era in viaggio. Comunque fa notare che il set di regole che utilizza ha fatto, è vero, la scatola rossa, però non è quel set di regole puro, ma un incrocio fra questi due regolamenti e l'advanced, perché comunque è il tipo di regolamento che loro si adegua di più. How do I get into your gaming group? I am sorry, it has been closed for 7-8 years now, and they are almost finished. The end of the campaign approaches. Dice il gruppo è chiuso, oramai sono appunto più di 17 anni che giocano, mi ero dimenticato prima, con gli stessi personaggi che hanno avuto un'evoluzione. La campagna adesso sta quasi volgendo al termine, è un po' tardi per entrare. But anticipating your question, know that within 5 years I plan to publish the campaign I began in 1975 that is still going on. E comunque però da qui a qualche anno ha in programma di pubblicare la campagna che è iniziata nel 1975. Quindi. And I have invited my good friends Ed Greenwood, Tracy Hickman, Rob Salvatore, Larry Elmore, Jeff Easley, and many others who I have never called upon in my 60 years. For just one time, we will all get together for my campaign. So, just wait. An amazing party. E ha invitato appunto dei suoi amici, non so, Tracy Hickman, Salvatore, Elmore, a giocare. Non l'ha mai fatto, non li ha mai invitati tutti insieme durante tutta la sua vita a fare un'unica sessione di gioco insieme. Un bel party, comunque sono anche stati tutti ospiti qui da noi, avete avuto modo di conoscerli, conoscendoli dovrebbe essere una bella serata quella. I told them that most of them have been guests of ours. We know them and I'm sure that we will become a event. La mia domanda è molto semplice. Con tutte le persone che lei conosce, che ha avuto modo di conoscere questi anni, appunto persone importanti, autori importanti come Salvatore, eccetera. Quando vi trovate insieme, quale storia riesce a raccontare ancora dopo tutti questi anni? Come riesce ancora a stupirli? Riuscire un po' a sorprenderli e non essere sempre banale, eccetera, con le solite trovate, eccetera, di un master. Come riesce ancora a essere... Today, for the first time in the history of the game, I took something from opera and brought it here. My sister is a very famous opera star, and she goes to Juilliard and other famous schools to do a master class. Great singers, struggling, rising students, she critiques in this master class. And today, for the first time, I did the same for other dungeon masters. Watch for this in the future. The reason I describe this, hey, Simeone? Yes, see. The reason I say this is to show you I am still inventing all new things, and my friends are not afraid that they will be bored. Porta l'esempio di sua sorella che Suzanne, che è una cantante di opera e che comunque è molto famosa, ha una sua carriera ben avviata, ma comunque fa formazione alle generazioni future di cantanti per trasmettere la propria esperienza e tutto quello che ha da insegnare. Lo stesso lui fa con i nuovi Dungeon Master e ha avuto modo di farlo anche qui.
perché comunque quello è la cosa che si sente di fare, la voglia, lui non ha smesso mai di creare nuove opportunità, nuove emozioni, nuove avventure e non smetterà mai di sorprendere i suoi giocatori. I could speak for another hour about the sources of ideas, the hero's journey described by the scholar Joseph Campbell and many others. But these are all illustrations of the myriad stories through folklore, history, myth, and legend. There will be no shortage of new ideas. E appunto potrebbe parlare per ore delle fonti di ispirazione e delle sorgenti, dalle fonti più classiche dei romanzi di cavalieri piuttosto che le altre più recenti, ma di questo alla fine si tratta, cercare di trovare una propria sintesi partendo dalla base più vasta possibile. Immagino che sin dall'inizio abbiate ricevuto delle critiche riguardanti l'alienazione, il distaccamento dalla realtà o i problemi psicologici che il gioco di ruolo in sé può creare soprattutto nei ragazzi giovani. E volevo chiedere se, soprattutto dal momento che nel 1982 è uscito come film con Tom Hanks, quindi un attore famoso, Labirinti e mostri, di cui non conosco il titolo originale, però comunque Labirinti e mostri, non conosco il titolo originale, che comunque tratta di questo tema, considerando che all'epoca i mezzi di comunicazione del cinema era molto importante, molto sentito. Come avete affrontato questo attacco duro, questo tipo di critica forte nei vostri confronti? It is a difficult topic, of course. When the internet first appeared and tragedies occurred, whether accidents, even suicides and deaths, the internet was a new toy that few understood. Some blamed that for the troubles, but we know life is not so simple. There are many causes of troubles, and we wish it were simple and we find something to blame, but that is not the case. In psychology and analysis, there is causality and then there is coincidence. With time, many suffering the tragedies have learned, have healed enough to realize it was not the cause. The water they drank is also in common, but that was not the cause. Wearing shoes is in common with all of them, but that was not the cause, nor was the game the cause. We still encounter those who simplify their woes in the world. It is easier on our heads to make it simple and easy blame. In time, it all passes, the truth emerges. I have no fears about this. Vado un po' a riassumere. Dice sì, come qualsiasi cosa, prende l'esempio di internet, quando è stata creata era un nuovo giocattolo e quindi buona parte dei problemi, un suicidio piuttosto che un altro tipo di tragedia, potevano essere ricondotti anche come causa scatenante a quello, ed è successo. In realtà poi in analisi si parla di coincidenza e di causalità. Potrebbe approfondire l'argomento in mille maniere, ma comunque confida molto nel fatto che alla fine il tempo lui non ha niente di cui lamentarsi o colpe che si imputa, perché comunque alla fine il tempo riuscirà a far emergere la verità. Quindi sì, ha ricevuto delle critiche, ma se ne astiene. Io avrei una domanda duplice, diciamo. Purtroppo bisogna dire le cose come stanno. Il gioco di ruolo sta vivendo un momento tragico. Qualcuno parla di morte del gioco di ruolo. Effettivamente, sia nella mia esperienza diretta che in quella non diretta, molte persone mi dicono: io non gioco a un gioco di ruolo, preferisco mettermi a giocare a un videogioco davanti a un computer. Quindi si alzano dal tavolo da gioco, smettono di giocare a un gioco di ruolo
e iniziano a giocare a un videogioco. Questa è una delle ragioni, sottolineo, per cui il gioco di ruolo vive forse la più grande crisi della sua storia. Allora le mie due domande sono queste. Una persona che come Frank Mentzer riesce a far sedere allo stesso tavolo Jeff Easley, Larry Elmore, Salvatore, che consiglio può dare a noi affinché riusciamo a far sedere di nuovo a quel tavolo da gioco delle persone che non vogliono più farlo per i motivi che ho detto? E due, qual è, secondo un creatore dei giochi di ruolo, quale potrebbe essere un nuovo modo per riportare in vita questo che è il passatempo, diciamo così, più bello del mondo? Grazie. I agree that it is a wonderful experience. Many of us do not think it is a game, rather a pastime. The difference, no one person wins, there is no start and finish. It is a way of sharing. And it is because of this that some of us realized early in the 1970s, 1980s, that this was potentially very big, because it is about people talking with one another, being friends with one another, sharing their common brotherhood in gaming. Sì, allora scusatemi. Yeah, so did I. Anyway. Scusatemi, mi sono scordato la parte iniziale. Qualcuno mi può aiutare? Proprio l'input, grazie. Ok. Ok. Sì. Allora, inizialmente, scusatemi, si è reso conto fin dall'inizio del gioco di ruolo, del gioco di ruolo, che questo non era un vero e proprio gioco. Alcuni lo iniziavano a chiamare pastime, un modo di trascorrere il tempo, perché comunque non c'è un inizio, non c'è una fine e fondamentalmente nessuno vince. È semplicemente appunto un modo di relazionarsi tra persone, di spendere del tempo insieme, di iniziare a conoscersi. Scusatemi. This is going to be a little long, so hang in. In my life, I have seen the invention of digital phones, of computers. When I was born, computer would fill this room and add, subtract, multiply, and divide. Allora dice che quando era giovane il computer che faceva addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni avrebbe riempito questa stanza. What is the meaning of this? The internet, the electronics are new toys, just as America is a new country compared to the great and noble Italia. In time, we will tire of our toys and set them down, and they will become part of the carpet, part of our environment. No longer something to play with, something we take for granted. The games will assume their rightful position amongst the many things we do for entertainment and be less fascinating, perhaps, less obsessing, perhaps. And perhaps when that happens, the appreciation of face-to-face gaming will grow once again. I have a saying, if you sit at a table with another gamer, face-to-face, you're doing it right. From there, the details do not matter, whether it is my edition, the new edition, card games, board games, you're doing it right. Allora appunto, qual è il significato dell'esempio del computer? Il significato è che le cose, gli apparati elettronici sono dei giocattoli nuovi, abbastanza recenti, nel senso in cui è un nuovo paese agli Stati Uniti, se lo si paragona all'Europa o alla Grecia. Il senso in fondo è che dato sufficiente tempo, anche nel mondo del gioco ci sarà
passando col trascorrere del tempo ci sarà un appiattimento e verranno fuori i veri valori. A quel punto, nella sua opinione, sedersi ad un tavolo e giocare a un qualsiasi tipo di gioco faccia a faccia con degli amici sarà valutato per quello che effettivamente è, per l'importanza che effettivamente ha. Io purtroppo vi devo interrompere perché veramente abbiamo superato i tempi che mi hanno concessi, però possiamo continuare qua fuori, quindi vi prego di spostarvi qua nell'anticamera della sala incontri e Frank sarà a vostra disposizione qua fuori. Absolutely. Will you accompany me? Yeah, of course, okay. of course. Oh, okay, thank you.